amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco andiamo a presentarvi la Yucca, più comunemente conosciuta anche come tronchetto della felicità, e lo facciamo insieme alla nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, cosa puoi dirci della Yucca? Allora, la yucca, anche conosciuta come tronchetto della felicità, è una pianta molto robusta. Noi la vediamo così, magari in vaso, un po' piccolina, ma in realtà è una pianta che raggiunge tranquillamente i 15 metri. Ah però, Esatto, quindi anche qui dobbiamo tenerlo in considerazione. Possiamo coltivarla quindi come pianta d'appartamento fino ad un certo periodo, quindi durante la sua fase giovanile, e poi la dovremmo mettere magari in piena terra. Questo possiamo farlo sicuramente al centro, zone temperate e fino al sud Italia. Al nord magari il freddo potrebbe rovinarla, quindi non è adatto. Se messa in piena terra veramente diventa una pianta enorme, soprattutto al di là di questi ciuffi bellissimi di foglie sempre verdi, attenzione taglienti, abbiamo questo tronco che è molto bello perché appunto tende ad allargarsi alla base e quindi quando diventa una pianta grande ha proprio un tronco immenso, infatti si chiama Yucca elephantifes perché è gigante come un elefante. E non ha assolutamente bisogno di cure particolari, addirittura quando la si taglia, magari per buttarla, lei continua a vegetare, quindi noi possiamo tagliare un tronchetto, buttarlo lì e lei emetterà di nuovo delle foglie. È quasi impossibile sì, da debellare. Se la vogliamo uccidere, gli mettiamo terreno che ristagna, quindi con tanta acqua, e allora lì forse abbiamo delle possibilità di ucciderla. Altrimenti per il resto è una pianta che si adatta a qualunque tipo di terreno, è veramente poco esigente. Ha una bellissima fioritura, quindi anche se noi magari siamo abituati a vederla soprattutto nei cortili dei condomini, perché la si regala come pianta d'appartamento, quando cresce troppo si scende e la si pianta nel cortile, e quindi abbiamo tutte queste yucche che dopo un po' danno anche fastidio. Però in realtà se noi la collochiamo nella giusta posizione e la lasciamo crescere, lei dopo qualche anno, perché ci mette un po' a fiorire, in estate mette questa pannocchia di fiori campanulati bianchi, anche profumati, bellissima. Quindi in realtà dobbiamo collocarla nella giusta posizione, ma questo vale per tutte le piante. Quindi se la mettiamo in un posto costretta in un piccolo spazio, sicuramente non farà la figura bellissima che può fare quando cresce e dà sfogo alla sua maestosità. perfetto, quindi per gli amici del centro e del sud sicuramente consigliata una bella Yucca. Esatto, evitate di metterla vicino a pareti, muri, a casa, perché comunque non tanto l'apparato radicale ma proprio il tronco. Se voi avete l'occasione di vederla appunto non spontanea, però insomma in piena terra in queste regioni, vedrete che è veramente grande, quindi può dar problemi. Quindi cerchiamo di metterla in un posto dove non dà fastidio a costruzioni, e per il resto ce la godiamo. Bene, Alessandro, Francesca Vernile e il tronchetto della felicità vi salutano, vi chiedono di mettere sempre un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!